Da quando Tam Nakano ha conquistato per la seconda volta in carriera la Red Belt lo scorso agosto battendo Natsuko Tora, ha dovuto superare diversi ostacoli come Maika o Suzuki, ma l'avversaria con cui dovrà condividere il ring a Dream Kingdom è più pericolosa che mai. Sì, perché la battaglia che Tam Nakano dovrà fronteggiare contro Saya Kamitani non si limiterà al ring, ma bensì sarà una guerra psicologica da vincere innanzitutto con la furbizia. Oltre ad essere un'avversaria formidabile, Saya Kamitani è riuscita a instaurare delle paure nella mente di Tam Nakano, paure che vedono protagonista Sayaka Kurara. Vi ricorderete per certo di come Sayaka Kurara e Saya Kamitani si affrontarono ormai quasi 2 mesi fa a Nagoya Golden Fight, dopo che le due vennero alle mani per colpa della vittoria di Sayaka Kurara proprio ai danni di Phoenix Queen, qualche settimana prima dell'evento. Al termine del match, che vide Sayaka Mitani trionfare, Phoenix Queen avvicinò Sayaka Kurara bisbigliandole qualcosa nell'orecchio. La reazione di Tokimeki Spear lasciò aperte a molte conclusioni e a molte illusioni da parte dei fans, che ancora oggi si chiedono cosa avesse detto Sayaka Mitani all'orecchio della giovane lottatrice. Fatto sta che da quel momento in poi le illazioni legate a questo avvenimento riempirono le menti dei molteplici fans, ricordandosi subito l'accaduto di qualche mese prima, dove Momo Watanabe andò a bisbigliare parole ancora oggi segrete all'orecchio della Fu Golden Phoenix, che in quel preciso momento era ancora parte del progetto Queen's Quest. Non sappiamo per certo se quanto accaduto quel giorno sia stata la classica goccia che fa traboccare il vaso e abbia spinto Saya Kamitani ad abbracciare le tenebre. Fatto sta che la paura che questo possa accadere anche a Sayaka Kurara c'è, è innegabile. Specialmente ora che sembra essere nato un forte legame con Tam Nakano, sì, perché da quando le due lottatrici hanno unito le forze per competere nella Goddess of Stardom Tag League, il rapporto tra Tam Nakano e Sayaka Kurara si è intensificato maggiormente. Ad oggi possiamo tranquillamente affermare che oltre ad essere sua mentore, Tam Nakano è una sorta di sorella maggiore per Sayaka Kurara, diventando un punto fermo nella scalata al vertice della federazione da parte della giovane wrestler. Pensare ad una Sayaka Kurara che potrebbe costare a Tam Nakano la Red Belt è un qualcosa di inimmaginabile, che rattrista e spezza il cuore, anche per via del legame che oggigiorno lega le due atlete di Cosmic Angels. Ad ora ovviamente queste sono solo fantasie, paure che si annidano nei nostri cuori, perché purtroppo la possibilità anche timida che possa succedere quanto discusso poc'anzi c'è, specialmente in questa nuova Stardom. Sì, perché con la nuova gestione abbiamo visto succedere cose pazzesche che ci hanno lasciato increduli più e più volte. A distanza di mesi è ancora vivo nei nostri ricordi quanto successo con Saya Kamitani, che sembrava poter innalzare da sola la bandiera delle Queen's Quest e forse un giorno unirsi a EXV, siccome lei e Maika sembravano in buoni rapporti, ma sappiamo tutti come è andata a finire e quali conseguenze hanno portato il turn heel di Saya, un qualcosa di impensabile nella vecchia Stardom. Dunque il destino di Tam Nakano e Sayaka Mitani è ancora tutto da scrivere, ma sono sicuro che Sayaka Kurara sarà l'ago della bilancia in quel che si presenta come uno dei match più difficili a cui l'attuale World of Stardom Champion abbia mai preso parte. Sì, perché è chiaro di come Tam Nakano abbia riposto grandissima fiducia in Sayaka Kurara. Starà a lei però a ripagare quanto dato da Tam e scegliere se credere fino in fondo o meno al progetto chiamato Cosmic Angels.
Fatto sta che un eventuale tradimento da parte di Tokimeki Spear sarebbe un qualcosa che farebbe malissimo a Tam, non soltanto perché la priverebbe della Red Belt, ma perché le spezzerebbe il cuore, andando ad intaccare tutto ciò in cui la Nakano ha creduto finora. Purtroppo in passato Tam Nakano ha già dovuto scontrarsi con questa triste realtà più di una volta, dapprima con Mai Sakurai quando decise di abbandonare Cosmic Angels per unirsi a Donna del Mondo, e più tardi con Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama quando The Venus decise di lasciare Cosmic Angels per creare Club Venus portando Waka con sé. Due momenti storici che hanno lasciato Tam in un mare di lacrime che la forza però delle sue compagne, quali Natsupoi e Saori Anu, avevano risanato. La forza di volontà alla Nakano non è mai mancata e le ha sempre fatto superare grandi ostacoli, sia emotivi che sul ring. Riuscirà dunque Tam Nakano a superare anche l'ostacolo chiamato Saya Kamitani? Phoenix Queen convincerà Sayaka Kurara ad unirsi a Hate? Fatemi sapere il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi volevo ringraziare tutti voi per il supporto che state dando a me e al mio canale. Grazie di cuore. A tal proposito, se volete continuare a supportare il mio progetto, vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di condividere il video con tutti i vostri amici e di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde. Un progetto completamente dedicato al wrestling femminile mondiale dove potrete sempre trovare news, rumors, risultati dei vari show e così via. Date un'occhiata ai link qui sotto per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. See you next time. Bye bye!